Una bellissima giornata di pioggia. Ormai l'estate sta finendo. Questi sono gli ultimi giorni dell'estate e comincia l'autunno. Il recupero post-traumatico alla spalla, al gomito, particolarmente interessante è il primo papponcino, il primo degli 8 pezzi di bloccato. Sostenere il cielo. Spontaneamente ho un braccio che ha meno mobilità, ecco che diventiamo consapevoli, con uno sforzo intelligente, con una attenzione, di portare in simmetria le due parti, senza percepire dolore, ma armonia. Conosco tre modi di lavorare e sostenere il cielo. E un modo che lavora molto sui tendini, sui muscoli, un modo che lavora molto sui tendini e sui muscoli, una seconda variante che invece lavora molto sul respiro e sul chi, una terza variante che è quella che amo di più, molto complessa ma preziosa: sostenere il cielo nella prima variante. Spontaneamente la mattina sentiamo il bisogno di distendere le articolazioni, soprattutto quando si diventa anziani, quando si è anziani. Ecco che questo esercizio ha un ottimo lavoro sulle dita, sui polsi, sulle spalle. Sostenere il cielo. Particolare in questa variante l'uso del respiro. Nella prima parte l'aria entra per tutto il tempo dell'esercizio, nella seconda parte l'aria esce per tutto il tempo dell'esercizio. Provo a eseguire il respiro sonoro. Quando l'aria entra emetto il suono Han, quando l'aria esce emetto il suono Ha. Han è la chiusura, Ha è l'apertura. Seconda variante di sostenere il cielo. Naturalmente sento un particolare lavoro a sinistra perché è il punto dove ho avuto un trauma, quindi cercare di essere consapevoli delle asimmetrie e armonizzare. Il respiro fa un lavoro particolare, l'aria entra come per prendere dalla terra, l'aria esce, sostenere il cielo.
l'aria entra come per prendere dal cielo, l'aria esce, l'aria entra, l'aria esce. Da notare come nel primo esercizio si esegue tutto in un solo respiro, mentre nella seconda variante eseguiamo in 2 respiri. Ora la terza variante, che come vedremo eseguirà con 3 respiri. Anzitutto è complessa, vediamo la parte puramente del corpo, della struttura. Pollice e secondo dito del piede, fegato, stomaco, milza. Siamo in equilibrio sul pollice e il secondo dito del piede, sull'alluce e il secondo dito del piede. Si scende, polmoni, intestino grasso, sostenere il cielo, si apre, schiena diritta, si scende, si accarezza la parte posteriore del corpo, le mani si fermano all'altezza dei reni, ancora, primo e secondo dito del piede, fegato, stomaco, milza, polmoni, intestino grasso, sostenere il cielo, inarcare, scendere, accarezzare la parte posteriore del corpo, le mani si fermano all'altezza dei reni, in avanti. Ora vediamo come è associato il respiro al movimento. L'aria entra, l'aria esce, l'aria entra, l'aria esce, l'aria entra, l'aria esce. Come abbiamo visto, abbiamo 3 respiri per una sola sequenza. In questa ultima versione abbiamo anche un particolare lavoro della visualizzazione. Abbiamo un lavoro del corpo, abbiamo un lavoro del respiro e abbiamo un lavoro dello spirito, della visualizzazione, dello scendo. Si inspira, primo e secondo dito del piede, come un'aquila di fronte all'abisso. Si espira come un albero che mette radici, i rami nella terra, le radici nella terra, i rami al cielo. Si inspira come un bambù mosso dal vento. Si espira come l'acqua che scende al suolo e scorre verso la terra. Si inspira in direzione opposta al percorso della vescica urinaria, si scaldano i reni, lo yuan shi. Si espira, tutto si porta nel pantiene, sotto l'ombelico. Quindi un bellissimo lavoro di visualizzazione, infinito. Le radici,
la flessibilità, la discesa verso il basso, lo scorrere, si tonifica il rene, si porta tutto nel tantien. Stupendo, grazie.